L'idea di avere molti personaggi e si crea un dettaglio incredibile. Comunque piace moltissimo il loro logo. Fin dall'inizio forse hanno tenuto quello e non so quanto è stata cambiata questa grafica canale, perché già da anni credevo di averlo visto così. Comunque anche questo è da vedere, perché magari qualche aggiornamento ogni tanto si può fare. Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video. Sappiamo che comunque il banner canale è una delle prime cose che si può notare in un canale YouTube, che sia di YouTube Italia o no. Tutti i canali YouTube ne hanno uno. Può anche non essere messo in realtà, però un canale di un certo livello ce ne ha sempre una, magari con qualche dettaglio o soprattutto con delle informazioni importanti da sapere sul canale. Forse non tutti sanno, il banner canale è adattabile in base al vostro dispositivo, quindi se voi siete su PC avrete una visualizzazione leggermente più grande rispetto magari a un dispositivo mobile come può essere un telefono. Nella visualizzazione verticale del telefono è molto più ristretta, quindi vedrete una parte più piccola del banner canale in generale, però pressoché i dettagli sono quelli. Certo, si aggiunge una parte a destra e a sinistra nella parte di PC. C'è anche da dire che quando si va a creare il design quindi di un banner canale come in questo caso, bisogna sicuramente tener conto, l'editor sicuramente lo sa, che ci sono cose che non vengono visualizzate in alcuni dispositivi, quindi le cose importanti, fondamentali, come delle informazioni, delle scritte, vanno inserite in quella zona lì, quindi la safe area si può chiamare. Tutto il resto quindi è diciamo in più, soprattutto per le parti appunto da PC o da televisione, perché anche la televisione quindi in un certo senso va prevista. La prima che stavo andando ad analizzare è proprio Space Valley. In questo banner canale ci sono tantissimi dettagli, però attenzione, questa cosa potrebbe allarmarvi perché potrebbe essere una cosa che vi resterà in testa fino a che questa grafica canale esisterà. L'angolazione che vediamo, non so se notate, ci sono delle linee che fanno da contenitore a Space Valley, in questo caso la scritta, e se notate sono inclinate di più rispetto all'inclinazione che abbiamo nell'immagine dietro. A primo impatto mi potrebbe dar fastidio, quindi se dà fastidio pure voi lasciate like al video. Allora passiamo ad Andrea Galeazzi, è un canale comunque molto conosciuto, non è male, allora non è male, tiene un profilo molto professionale perché in un certo senso non ci sono dettagli ghirigordi come abbiamo visto un attimo fa su Space Valley, che è molto più cartunesca. In questo caso invece abbiamo una cosa molto più lineare, molto più pulita, una fotografia che comunque lo rappresenta perché tiene il monogramma che ha anche nel logo e quindi fa un richiamo, e quello ci sta perché fare il richiamo crea contestualizzazione ed è importante perché così si crea diciamo una sorta di, se si può dire sì, brand che può contrapporre nel tempo, quindi si sa che quello è Andrea Galeazzi. Non è male l'accostamento comunque che hanno fatto di colori. Allora se notate la G è grigia, il grigio è ripreso anche come patina diciamo sopra la fotografia che sta in background. Ed è secondo me ottima questa cosa perché un po' richiama appunto la G. È interessante come cosa il fatto che comunque dia più importanza alla scritta in un certo senso e quindi crei contrasto. Questo è molto interessante, non è da sottovalutare. Prossima cosa è comunque che il giallo non è solo nella A ma viene richiamato di nuovo anche nelle scritte sotto, quindi calzapennello. Non so se l'abbia fatta lui o l'abbia fatta fare, però devo dire che anche se è molto pulita è proprio perfetta così com'è. Forse a livello di persona, come forse un po' nella mia, anche d'aspetto devo dire che lui comunque nel tempo è cambiato un pochino negli anni e lo si può notare anche dalle copertine sotto. Si nota che comunque la copertina è datata, ma non in senso negativo, nel senso che ha un po' di anni. Il prossimo è appunto Ciccio Gamer 89 e qui c'è un salto di iscritti incredibile, più del doppio se non erro rispetto ad Andrea Galeazzi, ma è anche un altro contesto ed è anche ovviamente più famoso il personaggio. C'è un distacco di colori abbastanza elevato nel punto di destra rispetto a quello di sinistra. Personalmente non mi piace il fatto che, come notate, innanzitutto ci sono due paguri, ce n'è uno molto più saturo e uno poco saturo, cioè non ha
molto senso, capite? Io capisco il contesto nel quale lo mettono, nel senso che come vediamo c'è un Paguro senza appunto cappello da chef e uno sì, perché fanno riferimento all'ambito in cui lui tratta nel canale. Però non mettere la stessa saturazione nella stessa immagine a me dà abbastanza fastidio e lo noto tanto questo. Poi come vediamo c'è innanzitutto un taglio nel testo di In cucina con Ciccio e devo dire che non mi piace come è stato gestito lo spazio. Nel senso che il nome, come anche il testo di In cucina con Ciccio, è molto tagliato, è abbastanza tagliato, a me dà fastidio, soprattutto le C. Guardate le C di Ciccio, sono tagliate, proprio troncate. Non mi piace, a meno che non sia voluto, però non credo in questo caso, perché se notate l'89 è giusto, preciso così, la frase Ciccio no, secondo me non è voluto. La gestione delle ombre è sia sbagliata, infatti non so se notate, ma dietro ad uno dei panini c'è un'ombra terribile, si vede che è proprio un pennello di Photoshop messo lì, quando invece dovrebbe esserci anche fino a sopra, non è solo la parte della spalla che va ombreggiata, andava ombreggiato tutto quanto. Quindi questa copertina a primo impatto magari può essere anche carina a livello visivo per i colori e tutto quanto, ma assolutamente no, non l'ho ovviamente scelto io. Tuttavia le foto comunque sono di buona qualità, come vediamo, perché probabilmente sono prese anche da video oppure degli scatti proprio fatti ad hoc. Per il resto non mi piace neanche addirittura la cucina messa dietro in sfondo, è abbastanza brutta. E insomma ci sono un sacco di cose che potrei andare avanti a dire, però mi sento di fermarmi qui e quindi passiamo al prossimo. Geopop, allora non è niente male innanzitutto a livello di impatto. A primo occhito devo dire che, soprattutto perché il giallo di questa tonalità è come anche loro vogliono del canale, i colori caldi predominano, se non per la terra, ma ci sta un sacco perché fa un po' di stacco. Anche nello sfondo notiamo un po' questa cosa. Se vedete nella parte di sinistra c'è un colore un po' più violaceo e devo dire che ricorda molto uno sfondo di Windows, se non erro, che non è altro una foto scattata ovviamente in un luogo, nulla toglie questo. Però la cosa interessante è che comunque a livello di testo, cioè non noto altre scritte se non Geopop. Questa cosa può essere interessante come anche no, perché qualche scritta in più magari l'avrei messa, anche se in effetti Geopop già dice tutto, geografia popolare. Adoro un sacco la terra che gira in questo modo e crea anche dinamicità nell'immagine, quindi approvatissimo. Ultimo, ma come si suol dire non per importanza, c'è Richard. Ci sono sì colori, ma è anche tanto bianco. Quindi il bianco, per farvi un esempio, in grafica viene visto come spazio vuoto. Anche riempire in alcuni casi certe cose, per esempio lo notiamo come riempimento in alcuni suoi disegni, soprattutto nella parte di destra. Nella parte di sinistra forse è troppo vuoto, però viene scusato il fatto che la parte di destra quasi rappresenti la parte concreta che ha già creato Richard. La parte in cui guarda, quindi la parte più bianca, quella dove non ha ancora espresso nulla di che, credo che voglia rappresentare, o magari me lo immagino io, però devo dire che calza a pennello questa ipotesi. Okay. Lui immagina come se ci fossero altre idee, cose magari che si può ancora immaginare. È un'ipotesi, secondo me, perché magari non è stato proprio fatto con questo intento. Se invece poi è così, è riuscita molto bene perché funziona. Seguo molto Richard, quindi in un certo senso capisco anche il suo tipo di contenuti. Posso ipotizzare che questa grafica canale risale a almeno 3 anni fa, perché lui comunque negli anni, come anche tutti gli artisti, cambiano anche il metodo di disegno tante volte o lo evolvono più che cambiare, e come vediamo queste immagini comunque risalgono secondo me ad almeno 3 anni fa. Non vorrei sbagliarmi, ma secondo me è così. In caso scrivetemi nei commenti qualcosa, magari approviamo anche l'ipotesi. Lasciate comunque like, iscrivetevi al canale, voglio anche rimandarvi magari a TikTok, perché in questo caso ho fatto riferimento a questo video su un TikTok che feci poco tempo fa, dove parlavo appunto di questo video qui che avrei potuto fare. Ha riscosso un discreto successo a parer mio, quindi potrei anche magari fare dei nuovi episodi. In caso scrivetemi nei commenti magari qua sotto quale altro canale mi consigliate, o che vi piace la grafica canale per esempio, cosa preferite di quella.
e magari la analizziamo in una prossima Design Critique. Ciao da Fabio.